mai preso una zappa in mano, abbiamo quel calo di zuccheri. Allora, abbiamo più o meno bonificato quest'area per creare il nostro orto. Piano piano ci stiamo riuscendo. Qui abbiamo un angolo mentuccia che dobbiamo ancora sistemare al meglio, e qua abbiamo fatto 5 file di ortaggi e verdura, quindi ci sono delle file di pomodori, zucchine, meloni, cipolle, abbiamo anche le melanzane e, se non erro, abbiamo piantato anche delle insalate. Sì, lì in fondo ci sono delle insalate. Abbiamo bonificato un po' questo terreno perché c'erano tanti pezzi di terra a grumo, non so come si chiamino in italiano, praticamente queste qua. Stiamo cercando piano piano con il raschello di bonificare e renderlo sempre più pulito e calpestabile. Ieri abbiamo sistemato l'irrigazione, abbiamo fatto un tronco principale che parte lì dalla botte e fatto appunto questi 5 filari per avere le gocce sotto ogni pianta. Sono circa 20 cm, i filari sono a 1,10 m di distanza l'uno dall'altro. Qui abbiamo un piccolo albero di limone che stiamo cercando pure di riprendere. Tutto il terreno è circa 800 metri quadrati. Quest'area andrebbe nuovamente fatta con la motozappa per togliere tutte queste erbacce e poi piantare qualcos'altro. Abbiamo anche gli alberi di fico, che sono questi. Adesso siamo al tramonto, oggi è il 7 giugno. Avventurando contadino per me è una delle prime esperienze. Qui abbiamo fatto anche una fila di pomodori, sono più alti. Ed è vero, questi qua, prima di arare la terra con la motozappa, una decina di giorni fa, in un angolo sono cresciuti in modo spontaneo. Quindi poi cosa abbiamo fatto? Li abbiamo espiantati piano piano, quindi con la terra e le radici, quindi con la zappa abbiamo fatto uno scavo per ognuna di loro e le abbiamo messe. Stanno andando decisamente molto bene. Poi abbiamo il nostro albero di albicocche, ogni tanto ne prendiamo una quando abbiamo quel calo di zuccheri. Faccio vedere meglio queste piantine di pomodoro. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se c'è qualcosa da fare, qualche suggerimento, perché per me è tutto nuovo. Questo era un orto che, diciamo, curava papà e che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa, il 26 febbraio di quest'anno, improvvisamente, purtroppo, dopo un ictus. Questo era un terreno che portava avanti lui. Sto cercando di continuare, di avventurarmi. Purtroppo non ho avuto modo di venire qui con lui tante volte per avere appunto i suoi suggerimenti preziosi. Oggi come oggi queste domande non le posso fare a nessuno, quindi mi affido a voi. Se qualcuno ne sa più di me, sono pronto ad ascoltare e ad avere suggerimenti per portare avanti un orto. Sono, come dicevo prima, 800 metri quadrati con 5 alberi da fico, un grande albero di albicocca, e poi abbiamo un albero di cachi. Lì sotto c'erano 3 alberi che, se non erro, erano di ciliegia, poi sono seccati, quindi dovrò toglierli e ho in mente di piantare un paio di alberi lì in fondo, 2 di arance e 2 di limone, perché questo di limone sì, andrà avanti, ma vorrei comunque garantirmi il limone, perché comunque è un frutto che piace tanto e utile a tutti noi. Il terreno è esposto così, quindi questo qua è il lato ovest, quindi da quella parte tramonta il sole. Qui abbiamo l'est dove sorge il sole, sud e nord. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un like, sostenetemi anche in questa avventura. Io solitamente, come sapete, faccio sempre video di viaggi, vlog sui viaggi, al massimo sul food, quindi street food o comunque cucina in generale, ristoranti, principalmente comunque viaggi e mare. Adesso nasce questa nuova avventura, per me totalmente nuova, non avevo mai preso una zappa in mano e piano piano stiamo cercando di portare avanti questo terreno, perché comunque qui mi sento molto molto vicino a papà, alla quale io ero legato in una maniera forte, un po' penso come tutti. Per me era un pilastro, un punto di riferimento, oltre ad essere padre era un grande amico. Da questa parte abbiamo messo
4 piantine di basilico, sono 1, 3, 2, 3, 4. Qui abbiamo il prezzemolino, qui abbiamo un grande rosmarino che abbiamo piantato dal mare, l'aveva già piantato papà. Nei prossimi giorni vorrei togliere la parte di sotto e crearlo un pochettino più ad alberetto. Questo è il caco, l'albero di cachi, e qui ci sono già i primi frutti. Questi sono, qui ho fatto un tronco con un tubo da 20 mm, ho messo delle varie T, dei vari rubinetti. Gli altri T sono qua, questi qua sono da 16 mm e questi qua sono tutti gli irrigatori, quei tubi con gocciolatori. Poi ho messo questi ferri per poter fermare, in modo tale che magari se spostiamo i tubi comunque abbiamo dei punti più saldi. Quindi con il raschello stiamo pulendo pian piano tutti questi filari. La terra è rossa, presumo che sia molto ferrosa dal colore, quindi tutta quest'area che vedete più pulita l'abbiamo piano piano bonificata, siamo a un buon 90%. Man mano che troviamo le pietre le stiamo gettando tutte su questo lato, e l'idea è poi di un giorno di prenderle e raccoglierle piano piano, togliendo tutto questo pietrisco che alla fine non ci serve. Vi faccio una panoramica di tutto il terreno. Quello, come dicevo, è il lato sud, lì abbiamo la luna, una luna quasi piena, diciamo un 70-80%. Qui abbiamo i nostri filari, siamo stanchi morti, e nei prossimi giorni voglio anche dedicarmi a prendere un irrigatore temporizzato, in modo da dare l'acqua almeno un paio di volte al giorno per un'ora al giorno, un'ora al mattino, un'ora tipo a quest'ora, quindi fare tipo alle 6 del mattino e alle 18 o alle 19, o comunque allungando un pochettino. Quindi sto cercando un timer. Se avete un consiglio magari mettetelo nei commenti. È un timer appunto da poter collegare a questa botte. Noi abbiamo questo contenitore da 1000 litri di acqua, e quindi vorrei prenderlo magari con il pannellino solare. Pian piano voglio attrezzarmi anche con una pompa e un pannello solare per avere un po' di luce, perché qui non abbiamo il contatore, quindi piano piano voglio anche automatizzare un qualcosa, portarlo, diciamo, a un giardino 2.0. Seguitemi anche su Instagram, Vincenzo Troisio, lasciate un like, iscrivetevi al canale e sono pronto ad avere suggerimenti su qualsiasi cosa voi volete dirmi appunto nei commenti. Un bacio e al prossimo video.